Ciao amici di Electric TV, bentornati. Si sono appena concluse le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, apertura della stagione 2022. Tantissima attesa per i tifosi Ferrari, ma più in generale per i tifosi della Formula 1, attesa che non è stata sicuramente delusa. Pole position per Charles Leclerc, un grandissimo giro nonostante una sbavatura nel terzo settore. E Charles Leclerc per circa un decimo si piazza davanti al campione del mondo Max Verstappen e per, pensate, soltanto 6 millesimi lo stesso Max Verstappen è davanti al secondo alfiere della Ferrari, Carlos Sainz. Sono state delle qualifiche incredibili che finalmente ci hanno dato un po' di risposta. Abbiamo passato le ultime settimane, direi l'ultimo mese, interrogandoci su chi fosse veramente la squadra da battere, su quale fosse la vettura da battere, quale fosse la vettura più in forma, quale fosse la combinazione vettura-piloti migliore, quantomeno per questo inizio di stagione. Bene, direi che finalmente abbiamo avuto già ieri, ma soprattutto oggi con questa qualifica, la riprova che la sfida Red Bull e Ferrari, Red Bull contro Ferrari, è vera, è reale. Si sono battagliate per tutto il sabato, in particolare per tutte e tre le sessioni di qualifica. Nella Q1 le prime due posizioni sono state a pannaggio di Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Nella Q2 invece Max Verstappen è riuscito a stare davanti ai due piloti della Ferrari che nella Q2 ha iniziato il primo run con le gomme utilizzate già nella Q1, quindi era parsa leggermente in ritardo, ma poi i tempi sono sempre stati nell'ordine come distacco del decimo circa. Poi è arrivata la Q3 veramente al cardiopalma, con Leclerc, Sainz e Verstappen che si sono battagliati. Al termine della prima run Carlos Sainz era in testa, Leclerc molto vicino e Verstappen. Al termine invece del secondo run, come dicevamo, Charles Leclerc ha strappato la pole position. Un po' più staccato in quarta posizione c'è l'altra Red Bull, quella di Sergio Perez, dopodiché c'è Lewis Hamilton a 6 decimi e tutto sommato un ottimo risultato se pensiamo che il suo compagno di squadra George Russell è decisamente più staccato, nono a 1 secondo e 6. Nel mezzo bisogna segnalare, e direi che questo è tra l'altro uno dei dati più importanti della giornata, le ottime prestazioni di Alfa Romeo e soprattutto di Haas. Abbiamo infatti Bottas sesto e Magnussen settimo, e questo, come dicevo, è uno degli argomenti più interessanti secondo me in realtà delle qualifiche, perché dimostrano quello che si vociferava un po' nel paddock al termine dei test prestagionali, ma soprattutto anche al termine di ieri, ovvero che il motore Ferrari, che equipaggia oltre a Ferrari appunto anche Alfa e Haas, in realtà spinge parecchio. Alfa e Haas sono state protagoniste della qualifica. Non dimentichiamo che Mick Schumacher con la Haas è rimasto escluso dalla Q3 per veramente pochissimo, ha fondamentalmente commesso un errore che può capitare soprattutto a un pilota, diciamo così, giovane come appunto Mick Schumacher, ed è rimasto, ripeto, escluso per poco. Valtteri Bottas, direi risultato straordinario, ha lasciato la Mercedes per la Alfa, poteva ovviamente sembrare una mossa un po' a ribasso, in realtà ha battagliato col suo ex compagno di squadra Lewis Hamilton praticamente per tutta la qualifica, anzi spesso gli è stato davanti, quindi direi che questo risultato per quanto riguarda Haas e Alfa Romeo, come dicevo, sono la riprova che al netto della pole di Leclerc e del terzo posto di Carlos Sainz, il verdetto di queste qualifiche, forse più interessante di tutti, è che il motore Ferrari c'è e spinge veramente tanto. Dicevamo della battaglia Red Bull-Ferrari, battaglia che si è consumata veramente nell'ordine dei decimi e dei centesimi per ciascuna delle tre sessioni delle qualifiche. Red Bull che è sembrata molto più adatta al primo settore rispetto a Ferrari, secondo settore di solito invece appannaggio di Ferrari quasi sempre, terzo settore più o meno alla pari. Terzo settore lo dicevo un po' in apertura, dove Leclerc in realtà nell'ultimissima run, quella che poi gli ha dato la pole position, ha commesso un errorino, un'imprecisione, nonostante questo è riuscito a strappare la pole, soprattutto grazie a un settore centrale devastante. Quindi credo che questo è un po' il tema dal punto di vista delle prestazioni. Il settore centrale è un settore appannaggio di Ferrari, il settore centrale che comprende anche alcune curve in appoggio, quindi interessante, e soprattutto comprende quella frenata piuttosto complicata
tra la curva 9 e la curva 10 può anche voler dire che probabilmente Ferrari da questo punto di vista può risultare, o probabilmente è, diciamo così, più bilanciata. Capitolo Mercedes. Mercedes resta un'incognita perché da un certo punto di vista è sembrata migliorare soprattutto nell'FP3, tuttavia alla fine stiamo parlando di quasi 7 decimi di distacco per Lewis Hamilton, che non mi sembra proprio poco, e 1 secondo e 6 per George Russell. Quindi se da un lato Mercedes è sembrata migliorare dal punto di vista della gestione di alcune delle problematiche che aveva avuto, ad esempio il saltellamento, porpoising, il problema di Mercedes sembra essere questo, sembra essere difficile per il team di Brackley mettere insieme un giro completo con continuità. Lewis Hamilton è riuscito ad esempio appunto a portare la vettura a meno di 7 decimi, 680 millesimi dal tempo di Charles Leclerc, ma è chiaro che per essere competitivi questo deve essere fatto con continuità e sembra essere questa un po' la chiave di lettura al momento per la Mercedes, la mancanza di continuità nell'ottenere dei giri buoni. George Russell sembrava quasi adattarsi meglio di Lewis Hamilton a questa nuova tipologia di vettura, o quantomeno adattarsi meglio ai problemi. Questo è quello che è sembrato più che altro nella giornata di ieri venerdì. Sembrava all'inizio delle qualifiche poter tenere il passo di Hamilton, in realtà poi nel Q3 problemi per George Russell, che si becca 1 secondo dal 7 volte campione del mondo. Restando in tema Mercedes, direi che l'altro tema abbastanza clamoroso riguarda il fatto che 4 motorizzati Mercedes escono subito nel Q1. Si tratta di Ricciardo, delle 2 Williams e della Aston Martin di Nico Hülkenberg. Vero che per quanto riguarda Nico Hülkenberg probabilmente abbiamo anche, se vogliamo, la scusante del fatto che il pilota tedesco ovviamente era completamente a secco di Formula 1 da tantissimo tempo, non ha potuto testare le nuove vetture, nonostante nel venerdì comunque fosse andato piuttosto bene. È chiaro che poi quando si tratta di arrivare in qualifiche, quindi togliere quei decimi che servono per poter fare la pole position, evidentemente Nico Hülkenberg ha pagato un po' l'assenza dai circuiti. Detto questo, è chiaro che 4 motorizzati Mercedes fuori nel Q1 e le Mercedes così lontane non possono che essere un'indicazione comunque importante. Resta secondo me anche interessante l'analisi e la comparazione tra piloti, perché se da un lato Verstappen come sempre si piazza tranquillamente davanti a Perez, quantomeno in qualifica, Leclerc e Sainz hanno battagliato, e credo che non fosse così scontato se pensiamo ai risultati di ieri con Sainz mezzo secondo dietro Leclerc. Sainz ha detto che avrebbe studiato durante la notte e effettivamente pare che abbia studiato, perché alla fine si ritrova a 1 decimo 2, addirittura, ripeto, a metà della Q3, dopo la prima run era fondamentalmente in testa. Alla fine Leclerc sembra averne un pochino di più, quantomeno sul giro singolo, quantomeno qua in Bahrain. Sembra che la sua guida un po' più aggressiva in questo momento si adatti meglio a questa nuova tipologia di vetture. È chiaro che di nuovo siamo in inizio stagione, la gara è domani, tuttavia ripeto, se pensiamo come erano messi ieri e se pensiamo anche alla faccia di Carlos Sainz ieri era abbastanza corrucciato, diceva ho avuto una giornata negativa, tutto sommato sono terzo, che è indice che la vettura c'è, ma io devo studiare molto. Ecco, direi che ha studiato, perché evidentemente comunque trovarsi a poco più di 1 decimo dal proprio compagno di squadra quando ieri si era ad un distacco di mezzo secondo, credo che lo spagnolo possa essere contento. Domani cosa succede? Domani non lo so, perché domani alla prima curva io non ho idea di che cosa possa succedere tra Verstappen e Leclerc. Potrebbe succedere di tutto, lo sappiamo. Io credo che siamo alla prima gara di campionato, quindi i piloti potrebbero anche dire ma sai che c'è, dobbiamo incamerare qualche chilometro ancora per scoprire bene quali sono i reali valori in campo in una vera gara, quindi non mi aspetto scintille, ma sono prontissimo ad essere smentito alla prima curva, alla prima staccata. Proprio per questo, se devo indicare un vincitore, io diciamo che si vedono favoriti, è favorito uno tra Leclerc e Verstappen, ma non darei per spacciato Carlos Sainz, proprio perché le scintille tra Leclerc e Verstappen sono tutt'altro che escluse alla prima curva. Il mio pronostico è che probabilmente potremmo vedere un arrivo simile alla partenza, Leclerc, Verstappen, Sainz, perché parte in pole ovviamente,
e perché le due Ferrari sembrano molto vicine dal punto di vista delle prestazioni, quindi possono aiutarsi nella lotta contro Verstappen. Non credo si possa dire la stessa cosa per Checo Perez, che mi è sembrato un po' in difficoltà. Alla fine è quarto, però tutto sommato mi è sembrato un pochino più in difficoltà rispetto a, ad esempio, Carlos Sainz su Leclerc. Infine la delusione della qualifica. La delusione della qualifica ancora una volta è McLaren. Io l'avevo già messa come delusione dei test. Ricciardo fuori subito, è chiaro che ha testato poco settimana scorsa, anzi non ha testato settimana scorsa. È chiaro che ieri ha avuto anche un problema idraulico che l'ha costretto ad abbandonare anzitempo le FP2, però Lando Norris è 13°, quindi entrambe le McLaren fuori dalla Q3 onestamente è un risultato che non mi aspetto. Era dal 2007 che Ferrari non partiva in pole position alla prima gara del mondiale. All'epoca fu Kimi Räikkönen in Australia, ci ricordiamo tutti come andò a finire: Kimi Räikkönen in pole, Kimi Räikkönen vincitore del Gran Premio. E mi fermerei qui con gli aneddoti, perché insomma già le testate giornalistiche hanno iniziato a piazzare dei ricordi e vorrei rallentare l'entusiasmo per tranquillizzarci tutti un pochino. A questo punto non ci resta che aspettare domani alle 16 il Gran Premio. L'attesa è altissima. Io ho già visto nelle chat dei vari Ferrari Club, nelle chat private, nelle chat con i tifosi, anche quelli che hanno partecipato, e li ringrazio tantissimo, giovedì nella diretta che abbiamo fatto insieme al press dello Scuderia Ferrari Club Castanedolo, dove hanno partecipato anche altri Ferrari Club. È stato bellissimo. Nelle chat dei tifosi l'attesa per domani è già iniziata. I commenti sulle qualifiche di oggi sono stati miliardi, veramente io non riuscivo a seguire le qualifiche e le chat e il monitor dei tempi che è qua dietro di me nello stesso momento, perché sembrava fondamentalmente impossibile riuscire a stare dietro a tutto. Segno di nuovo che l'entusiasmo è fortissimo e alle stelle. Domani il Gran Premio alle 4. Non ci resta che aspettare, sarà una lunga notte di attesa, credo. Scrivete nei commenti, così commentiamo, così fondamentalmente commentiamo insieme questa attesa. Dobbiamo aspettare quanto? Qualche ora e poi sarà di nuovo Gran Premio del Bahrain. Alla prossima!